Sappiamo che Atena vola ad Itaca mutandosi in mentore e sappiamo che Telemaco trova il coraggio di convocare l'assemblea e di partire per Piro. Come mai, all'improvviso, Atena si muove dall'Olimpo ad Itaca? Come mai, dopo 10 anni di silenzio, gli dei finalmente iniziano ad agire? Dobbiamo fare un passo indietro. Torniamo al canto primo dell'Odissea, al momento in cui le vicende del racconto omerico si mettono in moto. Torniamo al giorno in cui, sull'Olimpo, si decide finalmente il destino di Odisseo. Mentre ti raccontavo di Telemaco, di questo mosaico ti mancava un solo tassello. Questo è il momento di scoprirlo insieme. Grazie agli amici su Tipeee che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio de Singapore, Michelangelo, Alejandro, Walter, Fabio Zeta. Grazie anche a Dalila, grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio C, Roberto e Marina, infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 244, La vita di Odisseo, episodio 7, L'eternità non basta. È l'alba sull'Olimpo. I dei immortali si radunano nella sala del trono di Zeus, padre delle divinità e degli uomini. Manca però qualcuno di importante. Poseidone, lo scuotitore della terra, è lontano, in Etiopia, dove riceve sacrifici dei mortali che vivono ai confini del mondo. Ed è proprio questa assenza che Atena stava attendendo. Zeus apre il concilio con una riflessione che può sembrarti strana, ma che farà buon gioco ai piani della dea dagli occhi azzurri. Il re degli dei parla di Egisto, l'amante di Clitennestra, che uccise Agamennone al suo ritorno da Troia e che poi fu giustiziato da Oreste. Guardate come gli uomini accusano noi dei, dice Zeus. Dicono che i loro mali vengono da noi, quando in realtà sono loro stessi a procurarseli con le loro scelte scellerate. Egisto fu avvertito da Hermes di non uccidere Agamennone e prima ancora di non sedurne la moglie. Il figlio si sarebbe vendicato, ma non ascoltò e ha pagato tutto insieme con una morte cruenta. Perché Zeus inizia così? Perché sta ponendo una questione di giustizia divina. Sta dicendo: noi avvertiamo, consigliamo, ma poi gli uomini scelgono e pagano per le loro scelte, non per colpa nostra. È in questo momento che Atena interviene. Padre nostro, figlio di Crono, dice la dea degli occhi lucenti, Egisto ha avuto ciò che meritava e chiunque agisca come lui deve perire allo stesso modo. Ma il mio cuore si spezza per Odisseo, quel misero eroe che da tanto tempo soffre lontano dai suoi cari, prigioniero su un'isola al centro del mare. È l'isola dove abita la figlia di Atlante, Calipso, dea ingannevole che lo trattiene con dolci parole, cercando di fargli dimenticare Itaca. Ma lui vuole solo vedere il fumo salire dai focolari della sua terra e poi morire. E tu, Zeus, non ne hai cura?
La domanda di Atena è chirurgica. Egisto meritava la punizione, d'accordo, ma Odisseo cosa ha fatto di male? Non ha forse sempre onorato gli dei? Non ha offerto sacrifici impeccabili durante la guerra di Troia? Zeus sorride. Figlia mia, quale parola ti è uscita dalle labbra? Come potrei dimenticare il divino Odisseo che tra tutti i mortali eccelle per intelligenza e ha sempre onorato gli dei? Ma è Poseidone che serba rancore implacabile contro di lui da quando ha accecato suo figlio Polifemo. Per questo lo tiene lontano dalla patria. Ma via, noi altri pensiamo al suo ritorno. Poseidone dovrà deporre la sua ira, non può opporsi solo contro la volontà di tutti gli immortali. Il piano si basa sul fatto che Poseidone è lontano e quando tornerà non potrà che essere messo di fronte al fatto compiuto. Gli dei hanno deciso. Odisseo deve tornare a casa. Atena allora propone la strategia. Mandiamo Hermes, il messaggero, sull'isola di Ogygia perché annunci a Calipso la nostra ferma decisione. Odisseo deve partire. Io invece andrò a Itaca per infondere coraggio nel cuore di suo figlio Telemaco. Farò in modo che gli venga l'idea di riunire un'assemblea del popolo di Itaca per respingere i proci. Poi lo manderò a Sparta e a Pilo perché cerchi notizia del padre. In questo modo acquisterà fama tra gli uomini. Zeus annuisce e così, in quello stesso istante, 2 missioni divine partono contemporaneamente verso punti opposti del mondo. Atena scende a Itaca, e questo lo sai già, te l'ho raccontato negli episodi precedenti, e poi c'è l'altro viaggio da seguire, altrettanto importante. Hermes, sorridendo, lega ai piedi i sandali d'oro che lo portano sul mare, sulla terra infinita, veloce come il vento. Prende la verga con cui incanta gli occhi degli uomini o li sveglia dal sonno e vola. Vola sopra il mare scuro come vino, vola oltre le isole conosciute fino ai confini del mondo, fino a Ogygia. Mentre seguiamo Hermes nel suo breve viaggio fino alla sua destinazione, desidero raccontarti chi è Calipso. Non vorrei che pensassi che la sua storia sia solo quella di una dea che trattiene un eroe. È la storia di una solitudine così antica da portare dolore in chi la ascolta. Calipso è figlia di Atlante, il titano che regge sulle spalle il cielo. Il suo nome significa colei che nasconde, colei che cela, e il nome, come sempre nella mitologia greca, è destino. Da questo nome deriva una parola che usi spesso, forse senza conoscerne l'origine, apocalisse. Apocalipso, che si può tradurre come togliere il velo, il potere di Calipso, significa dunque rivelazione. Spesso confondiamo Apocalisse con fine del mondo, ma il significato originale è semplicemente rivelazione, svelamento di ciò che è nascosto. Non a caso il libro di San Giovanni si chiama proprio Rivelazioni. C'è in questo un'idea profonda. Togliere il velo, svelare la verità, è un'operazione quasi divina che richiede un potere che va oltre l'umano. Ma torniamo a Calipso. Vive su Ogygia, un'isola remota che nessun mortale può raggiungere perché si trova là dove il mondo conosciuto finisce e inizia l'ignoto. E qui c'è la sua condanna, una punizione vera e propria, inflitta dagli dei olimpici per essersi schierata con suo padre Atlante durante la Titanomachia, quella guerra devastante tra Titani e Olimpi che ridisegnò l'ordine del cosmo. Mentre Atlante è condannato a reggere sulle spalle la volta del cielo ai confini occidentali del mondo, Calipso è confinata su Ogygia. La sua detenzione ha una crudeltà sottile. Lei, immortale e bellissima, è destinata a innamorarsi perdutamente di eroi mortali che le Moire fanno approdare sulla sua isola. E questi eroi, fatalmente, l'abbandonano sempre. E questo per l'eternità.
Una tragedia che quasi non si può contenere con la mente. Non può morire, non può smettere di amare, non può imparare a non legarsi. Ogni volta si innamora con la stessa intensità della prima volta. Ogni volta spera che questo eroe sia diverso. Ogni volta viene abbandonata. E questo per sempre, senza fine, senza possibilità di cambiamento. Abita un paradiso che è anche una prigione del cuore. La sua isola è infatti splendida. Foreste di ontani, pioppi e cipressi profumati. 4 sorgenti scorrono vicine tra prati di viole e sedano. Vigne cariche d'uva si arrampicano ovunque. Gli uccelli nidificano tranquilli. Gufi, falchi e gazze marine. È un Eden, ma è deserto. Almeno fino a 7 anni prima, quando un uomo naufrago è arrivato sulle sue spiagge. Un uomo dalle spalle larghe e dallo sguardo stanco, che aveva perso tutti i compagni, tutte le navi. Zeus aveva colpito con la folgore la sua ultima nave mentre cercava di tornare a casa. Calipso lo ha raccolto, nutrito, curato e se n'è innamorata. Dalla loro unione sono nati anche dei figli, secondo alcune tradizioni Nausito e Nausino, i cui nomi ricordano la nave. Secondo altre anche Latino e Ausonio, legati alle antiche leggende italiche. Ma nemmeno questa paternità la aiuta a legare Odisseo all'isola. Per 7 anni ha cercato di tenerlo con sé, gli ha offerto tutto ciò che una dea può offrire ad un mortale. L'immortalità, la giovinezza eterna, l'amore di una bellezza che non sfiorisce mai. Resta con me, gli ha detto infinite volte. Diventa immortale, dimentica quella tua Penelope mortale che è destinata ad invecchiare, mentre noi potremmo amarci per sempre. Lui ha sempre rifiutato. La condanna di Calipso. Lei offre l'eternità e non riesce nemmeno a trattenere un solo uomo. Offre tutto, ma non è abbastanza, perché ciò che Odisseo vuole non è nel suo potere. Lui vuole tornare a casa, vuole invecchiare accanto a sua moglie, vuole essere mortale. Hermes atterra sulla spiaggia di Ogygia. Anche lui, che pure ha visto tutte le meraviglie del mondo, resta colpito dalla bellezza del luogo. Nella grotta di Calipso, un fuoco di cedro spande il suo profumo per tutta l'isola. Lei è dentro e canta con voce bellissima, mentre tesse al telaio d'oro con una spola d'argento. Odisseo non c'è. Calipso accoglie Hermes con la cortesia dovuta ad un dio. Gli offre ambrosia e nettare. Poi gli chiede: Hermes dei molti doni, perché sei venuto? Di rado ci onori con la tua presenza. Parla, dimmi cosa desideri che io faccia, se posso farlo e se si può fare. Hermes non gira intorno alle parole. Mi ha mandato Zeus, anche se contro la mia volontà. Chi vorrebbe attraversare questa distesa di mare salato, dove non c'è città di mortali che offra sacrifici agli dei? Ma non si può disobbedire a Zeus. Dice che tu tieni qui con te l'uomo più sventurato tra tutti quelli che combatterono a Troia. Ora Zeus ti ordina di rimandarlo a casa al più presto, perché il suo destino non è morire qui, lontano dai suoi cari, ma rivedere i suoi amici e tornare alla sua casa dall'alto tetto. Il silenzio che segue è pesante come pietra. Poi Calipso esplode. La sua voce trema di rabbia e dolore. Siete crudeli voi dei e gelosi più di tutti gli altri. Invidiate alle dee di giacere apertamente con gli uomini se uno di noi prende un mortale come compagno. Quando l'aurora dalle dita rosate prese Orione, voi dei fortunati la avete invidiata affinché Artemide non lo uccise a Ortigia con i suoi dardi dolci. Quando Demetra, dai bei capelli, si unì a Iasione in un campo arato 3 volte, Zeus lo venne a sapere e lo fulminò con lucente folgore. E ora invidiate anche me, perché tengo al mio fianco un uomo mortale. Io lo salvai quando era solo, aggrappato alla chiglia galleggiante, dopo che Zeus aveva colpito con il fulmine la sua nave veloce nel mare scuro.
Tutti i suoi compagni erano morti. Io lo accolsi con amore, io lo nutrii, gli dissi che lo avrei reso immortale, senza vecchiaia, per tutti i giorni. Ma come dici tu, nessuno può opporsi alla volontà di Zeus. Se lui lo ordina, vada pure attraverso il mare infecondo. Io però non lo accompagnerò. Non ho navi con rematori, ma gli darò consigli di buon grado e non gli nasconderò nulla, perché possa tornare sano e salvo alla sua patria. Hermes la guarda con una certa pietà. Allora mandalo ora e temi l'ira di Zeus, perché non si adiri contro di te in futuro. Detto questo, il messaggero degli dei se ne va e Calipso resta sola con la sua sconfitta. Esce dalla grotta e va a cercare Odisseo. Sa dove trovarlo, sempre allo stesso posto, sulla spiaggia, seduto su una roccia, a guardare il mare. Quando lo raggiunge, lui sta piangendo, come sempre, come ogni giorno da 7 anni. Gli occhi non gli si asciugavano mai di lacrime, ci dice Omero, e la dolce vita gli si consumava nel rimpianto del ritorno. Immagina la scena: un uomo in un paradiso terrestre che piange ogni giorno perché vuole andarsene. Intorno a lui c'è tutto ciò che potrebbe desiderare: bellezza, immortalità, amore, eppure lui soffre come un prigioniero. È uno dei ritratti più potenti e moderni dell'intera Odissea. Odisseo è sconsolato perché il benessere esteriore non basta, ha bisogno di significato, ha bisogno di casa, ha bisogno di essere se stesso, non un eterno amante in un'isola fuori dal tempo. Calipso gli si avvicina. Infelice Odisseo, gli dice con voce più dolce del solito: non piangere più qui, non lasciar più consumare la tua vita. Ti lascerò andare e di buon grado. Su, taglia grandi tronchi con l'ascia di bronzo e costruisciti una larga zattera. Fissaci poi un ponte alto perché ti porti sul mare nebbioso. Io vi metterò pane, acqua e vino rosso che ti tolgano la fame. Ti darò vesti e manderò un vento favorevole alle tue spalle perché tu possa tornare sano e salvo alla tua patria, se così vogliono gli dei del cielo che abitano l'ampio Olimpo, che sono più forti di me nel pensiero e nell'agire. Odisseo la guarda sospettoso. 7 anni l'hanno reso cauto. Dea, tu mediti qualcos'altro? Non il mio ritorno, se mi esorti ad attraversare su una zattera il grande abisso del mare, terribile e difficile. Nemmeno le navi ben bilanciate lo attraversano velocemente, liete del vento di Zeus. Io non salirò su una zattera contro la tua volontà, a meno che tu, Dea, non mi faccia un solenne giuramento, che non mediti per me altra sciagura. Calipso sorride, ma è un sorriso amaro. Lo accarezza dolcemente. Sei davvero scaltro, Odisseo. Non uno sciocco se pronunci parole come queste. Ebbene, ora sia testimone la terra e il vasto cielo sopra e l'acqua discendente dallo Stige. E questo è il giuramento più grande e terribile per gli dei beati, che io non medito per te altra sciagura, ma penso e mediterò le cose che penserei per me stessa se mi trovassi in tale necessità. Anche il mio pensiero è giusto e nel mio petto non ho un cuore di ferro, ma pietoso. Tornano insieme alla grotta. È l'ultima volta. Cenano. Lei ambrosia e nettare, lui cibo mortale come sempre. E Calipso fa un ultimo tentativo. Figlio di Laerte, Odisseo dei molti stratagemmi, così dunque vuoi tornare subito a casa, alla terra della patria? Ebbene, va pure e sii felice. Ma se sapessi nel tuo cuore
Quanti dolori il destino ti ha riservato prima di arrivare in patria. Resteresti qui con me, in questa casa, e saresti immortale, per quanto tu desideri vedere tua moglie, che desideri tutti i giorni. Eppure mi vanto di non essere inferiore a lei, né nell'aspetto né nella figura, perché non è giusto che le mortali gareggino con le immortali nella bellezza. Odisseo la guarda con rispetto, forse anche con affetto. La sua risposta è uno dei momenti più intensi dell'Odissea. Dea venerabile, non adirarti con me per questo. Lo so bene anch'io che la saggia Penelope è inferiore a te nell'aspetto e nella statura, perché lei è mortale e tu immortale e senza vecchiaia. Ma anche così io voglio e desidero tutti i giorni tornare a casa e vedere il giorno del ritorno. E se qualche dio mi colpirà sul mare scuro come il vino, lo sopporterò con cuore paziente nel petto, perché ho già molto sofferto e molto patito tra le onde e in guerra. A questo si aggiunga anche quello. Non chiede di essere salvato, non chiede di evitare il dolore, dice solo voglio tornare e sono disposto a pagare qualunque prezzo. I 4 giorni successivi Odisseo li passa a costruire la zattera. Calipso gli porta un'ascia di bronzo ben affilata e con il manico d'olivo. Gli porta una scure, gli mostra dove tagliare gli alberi più grandi e lui lavora. Taglia 20 tronchi in tutto, ontani, pioppi e abeti che hanno raggiunto il cielo. Li squadra con l'ascia, li liscia, li allinea, costruisce la zattera larga quanto la carena di una nave da carico. Fissa un ponte, la incastra con longheroni, mette l'albero e la vela. Costruisce un timone per dirigerla. Calipso gli porta tela per le vele, lui le cuce con abilità, fissando drizzanti, scotte e amantiglie. E poi, con leve, trascina la zattera fino al mare divino. Al 4° giorno tutto è pronto. Al 5° Calipso lo lava, lo unge con olio profumato, gli dà vesti fresche. Carica sulla zattera un otre di vino scuro, uno grande d'acqua e una bisaccia di cuoio piena di provviste. Gli manda un vento dolce e favorevole. Odisseo scioglie gli ormeggi con gioia e si siede al timone. Governa con arte e il sonno non cade sulle sue palpebre mentre osserva le Pleiadi, Bote che tramonta tardi e l'Orsa che chiamano anche Carro, che gira sempre nello stesso punto e che non si bagna nell'oceano, e guarda Orione, il grande cacciatore. Calipso gli ha detto di tenere l'Orsa sempre alla sua sinistra mentre naviga sul mare, e lui lo fa. Per 17 giorni naviga. Al 18° appaiono i monti ombrosi di un'isola, vicini ormai. La terra gli pare come uno scudo nel mare nebbioso. Ma qualcuno lo sta guardando da lontano. Poseidone sta tornando dall'Etiopia, dal lontano paese dei Solimi. Scorge Odisseo che naviga sul mare e la sua rabbia esplode come un'onda nera. Ah, dunque gli dèi hanno cambiato idea su Odisseo, mentre io ero presso gli Etiopi. Eccolo, vicino alla terra dei Feaci, dove è destinato a sfuggire al grande limite della sventura che lo circonda. Ma io gli farò ancora assaggiare molta sciagura. Il dio afferra il tridente, inizia ad attirare le nubi da ogni angolo del cielo. Il mare, che un momento prima era calmo, comincia a gonfiarsi. Il vento muta direzione, poi muta ancora. Le onde si fanno più alte. Odisseo sente il cambiamento. Guarda il cielo che si oscura, vede le nubi che si addensano all'orizzonte e capisce. Stringe più forte il timone della zattera, fissa lo sguardo su quell'isola che ora sembra così vicina e insieme irraggiungibile. Il vento soffia più forte, le onde si alzano, la zattera comincia a ballare sulle acque e Poseidone sorride mentre si prepara a scatenare la tempesta. Ora hai il quadro completo. Mentre Atena parlava con Telemaco e Itaca, Hermes volava verso Ogygia. Mentre il giovane principe si preparava per salpare per Pilo,
suo padre costruiva una zattera per lasciare il paradiso. 2 viaggi che iniziano nello stesso momento, da punti opposti del mondo. Un padre che cerca di tornare, un figlio che parte per cercarlo. E in mezzo il mare. Sempre il mare. Calipso è rimasta sola sulla sua isola bellissima e vuota a tessere il telaio d'oro e a cantare canzoni che nessuno ascolta. Odisseo ha lasciato l'immortalità per tornare ad essere mortale, ha rifiutato l'eternità per poter invecchiare. Sembra una follia, ma è la scelta più umana che si possa immaginare. Ciò che ci rende umani non è vivere per sempre, è essere consapevoli che noi non vivremo per sempre e scegliere dunque come spendere i nostri giorni limitati. Per 17 giorni ha navigato sereno, guidato dalle stelle. Ha visto avvicinarsi la terraferma, ha creduto di essere salvo, ma Poseidone non dimentica. Mentre le nubi si addensano e il mare comincia a gonfiarsi, Odisseo stringe il timone e fissa quella terra che sembra così vicina. La tempesta sta per scatenarsi, il naufragio è alle porte. E vicino alle foci di un fiume, su una spiaggia che ancora Odisseo non conosce, una giovane principessa sta per uscire con le sue ancelle a giocare a palla. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio che stiamo percorrendo insieme. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. Ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia e accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.